Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento, diciamo un appuntamento speciale e serale dell'Ora del Mistero con un ospite che qui sul canale abbiamo già visto, ma non in una live, ma in una intervista che lei ha fatto a me sul suo canale. E stiamo parlando di Alessia, alias Lilith, così è conosciuta in rete, una amica che si occupa di ufologia, un amante della natura, appassionata proprio della natura esattamente come me, gli piace fare escursionismo, eccetera, e naturalmente è qui in una doppia veste, cioè quella di ricercatrice che si è appassionata tantissimo ad un caso storico che è quello del caso Amicizia, e allo stesso tempo per raccontarci questa storia anche attraverso una sua opera che è un fumetto che tratta appunto l'argomento del caso Amicizia a 360 gradi e che vedremo e presenteremo all'interno di questa live. Quindi faccio entrare Alessia in studio. Ciao Alessia, benvenuta. Ciao a tutti, grazie per questo invito, Gabriele. Un affettuoso benvenuto anche a tutti coloro che si sono già collegati e tutti coloro che da questo momento in poi naturalmente si collegheranno e vedranno sia in diretta o successivamente in differita. Vi ricordo che ci sono i moderatori attivi. In questi giorni c'è stata una persona che ha in più occasioni disturbato, quindi vi raccomando di tenere un comportamento corretto, altrimenti si procede direttamente col ban. Alessia, allora, tu ti occupi ormai da qualche anno di questioni legate al mondo dell'ufologia, lo fai con tanta passione, con tanto amore, ovviamente hai delle tue idee e diciamo sei molto positiva sia nelle idee nei confronti degli extraterrestri che anche nell'ambiente quindi contattistico, oltre che ufologico, eccetera. Proprio in qualità di amante della natura, vedi sicuramente una connessione tra il tutto e il mondo materiale qui della nostra biosfera, eccetera. Quello che ti chiedo per cominciare, diciamo, accendiamo i motori, è qual è stata, se c'è stata ovviamente, la tua prima esperienza in questo mondo che è quello appunto degli avvistamenti, del paranormale, eccetera. Allora, sì, la mia visione positiva deriva dal fatto che crescendo ho avuto la fortuna di avere dei contatti, diciamo, molto vividi, attraverso esperienze proprio dirette con questi plasmoidi che nel corso del Che è successo? Aspetta che è saltato un attimo l'immagine. nel corso del tempo la cosa si è fatta molto più seria, ma partiamo dalla mia infanzia. Io sono stata una bambina molto attenta, avevo un livello etico molto elevato. Vengo dalla Puglia e noi in Puglia, nel sud Italia, abbiamo tantissimi cani randagi, tantissime cose veramente assurde. Quindi fin da bambina mi battevo per i diritti degli animali, creavo petizioni, ho creato petizioni addirittura contro l'industria delle pellicce. Poi crescendo, avendo studiato anche marketing, comunicazione, eccetera, ho utilizzato l'arte come modo per divulgare queste realtà, come modo etico, diciamo, di denunciare delle realtà. Ed è quello che poi faccio adesso con i fumetti. Ho aperto una casa editrice indipendente, siamo io e il fumettista e un altro fratello, dove ci impegniamo a divulgare valori extraterrestri attraverso l'arte, che è una forma molto più versatile, puntiamo alle nuove generazioni. In tutta la mia crescita non è mai mancata la visione di questi puntini luminosi che sfrecciavano nel cielo. E per me erano cose normali, anche se poi rapportandomi con gli altri
vedevo che non erano poi così tanto normali. Insomma, avevo già esperienze astrali e in età adolescenziale ho avuto le prime abduction e poi ho iniziato a capire i meccanismi anche del mondo, ovvero l'incredibile diversità di ricchezze, distribuzione di ricchezze, le guerre, eccetera, eccetera, andando a scoprire che esiste proprio un'elite e che esistono delle potenze che hanno in mano il dio denaro e che quindi decidono l'informazione, decidono tutto quello che deve arrivare a noi persone. E per cui ho capito che questa realtà era connessa anche a questo. Perché? Perché affinando anche una comunicazione con queste sfere, ma anche con entità in astrale, ho capito che c'era appunto una connessione, perché mi hanno sempre, come dire, supportata in tutte queste mie idee, fino ad arrivare anche all'apertura di canali di condivisione. Ho aperto un gruppo che si chiama Divulgazione Galattica, che è anche il nome del mio canale YouTube. E quindi gli avvistamenti sono continuati e ho avuto tantissime esperienze meravigliose, e quello che io cerco di trasmettere alle persone è che il contatto non riguarda persone speciali, non riguarda degli eletti, ma riguarda tutti noi. Cioè noi possiamo davvero entrare in contatto con loro. Sicuramente la natura, come ho detto prima, aiuta, perché la natura ci fa elevare le frequenze e quindi alzando le frequenze possiamo avere più facilità di connetterci con queste altre dimensioni. Allora, Alessia, hai detto una cosa che per me è importante, che raramente cito e quindi raramente introduco anche questa tipologia di discorso e ne approfitto. Quando si parla di contattismo, spesso non si comprende la natura di questo. Io infatti, molti lo sanno, non sono un sostenitore del contattismo, proprio per questo motivo che hai detto tu, perché io non vedo il contattismo come una cosa personale e purtroppo per quella che è la mia esperienza ufologica, le persone che apertamente sostengono di essere contattiste raramente lo sono poi veramente, e spesso magari sono state addotte, hanno avuto delle esperienze iniziali e poi finiscono per costruirci sopra castelli e palazzi e, ahimè, in alcuni casi anche di tipo economico. Ovviamente invece c'è una versione del contattismo, che è quella a cui hai fatto riferimento tu, che è legata alla natura e di conseguenza, essendo legata alla natura, è una cosa di libero accesso. Potrebbe accadere a qualunque persona, anche semplicemente per puro caso, cioè della serie ti sei trovato nel luogo sbagliato, tra virgolette, nel momento sbagliato, e se riflettiamo anche alcuni contattisti storici, come per esempio Eugenio Siragusa, la prima esperienza che raccontano di aver vissuto, che è l'unica di cui siamo sicuri alla fine, avviene proprio in questo contesto, cioè per puro caso, non perché la persona è scelta per caratteristiche. Infatti una delle domande che molti si fanno quando si parla di contattismo è: ma perché proprio quella persona? Perché hanno preso un pastore, un contadino o una persona ufficialmente ignorante piuttosto che un ingegnere, un religioso, un illuminato? Proprio per questo motivo, perché magari una persona si trova in quel luogo dove loro sono e la prendono, punto e basta, e poi succede quel che succede. Quindi la natura in questo senso è importante tanto quanto il caso, e naturalmente in questo caso incide anche la predisposizione di una persona. Cioè una Certo. persona che come te, per esempio, è molto vicina alla natura, cioè io so che questa è una passione che noi abbiamo in comune, non so se tu lo sai, per esempio dei laghi, dei fiumi, le cascate, questi luoghi che per me sono assolutamente magici, ma anche energetici, perché comunque sono dei luoghi dove ti rilassi, ti rigeneri,
ti dimentichi tutto quello che è problemi, tecnologia, proprio entri in un mondo, anzi rientri in un mondo che è quello che stiamo perdendo sostanzialmente. Esatto. Io dico sempre, nella natura non c'è il wifi, ma una connessione molto più grande. È una bellissima frase, guarda, e la condivido. Allora, sicuramente nella tua vita ci sarà stata una esperienza che più di altre ti ha avvicinato a questo mondo, magari in cerca di risposte o di qualcos'altro. Puoi dirci qualcosa di questa esperienza? Come preferisci, non ti sentire in obbligo, naturalmente. Assolutamente no. Allora, intanto volevo aggiungere questa cosa riguardo al contattismo, che in effetti è incredibile come personaggi di paesi e culture diverse abbiano vissuto l'incontro con questi esseri provenienti da altri mondi e che tutti riferiscono più o meno lo stesso messaggio. Quindi Eugenio Siracusa, Adamski, Meyer affermano che queste civiltà sono sempre stati qui in visita per supportare la nostra evoluzione. Di esperienze ne ho avute diverse, ti ripeto, capire, non posso dire una è migliore di un'altra. Sicuramente c'è stato un periodo in cui vivevo a Varese, vicino a Sacromonte di Varese, poi ho scoperto sia un luogo molto energetico, dove in quel momento lì, ed è qui che aggiungo e sottolineo l'importanza della nostra volontà, perché io mi sono detta totalmente a disposizione per la divulgazione e per tutto quello che fosse necessario per condividere delle conoscenze che vengono spesso ridicolizzate e vengono dimenticate, ma noi comunque ce le abbiamo. E in quel periodo stavo scrivendo un libro sulla conoscenza cosmica, sul contattismo di 400 pagine, dove giornalmente avvistavo delle flotte di plasmoidi e durante questi avvenimenti il mio cellulare e tutti gli apparecchi tecnologici che avevo andavano praticamente in blackout e per poi riconnettersi, come se si toglieva tutta la batteria e poi ritornava, ed è come se non mi fosse permesso filmare. Altri avvenimenti incredibili li ho vissuti in Puglia, dove ero intenta ad attaccare dei cartelli etici per non inquinare, fatti con materiali di riciclo, no, sulla spiaggia. E è arrivata una sfera bassissima e dopo ho visto sono arrivati due caccia militari, perché lì c'è una base NATO, e ho visto questo inseguimento di una sfera, di un plasmoide che veniva inseguito da questi caccia, e delle cose veramente da film. Quello è stato forse una delle esperienze più assurde da film, davvero, perché erano molto bassi e i caccia facevano un rumore incredibile. Quindi allora, vi posso dire una cosa, tra i casi che mi sono capitati nell'arco degli anni, qualche anno fa, credo il primo caso fu intorno agli 11-12 anni fa, proprio nel Varesotto, però in zona proprio di paesi sperduti in mezzo alle montagne e boschi. Si verificarono una serie di eventi abbastanza straordinari che poi nel tempo sono andati a diminuire, e alcuni si intrecciavano anche con dei fenomeni paranormali, con la comparsa di persone defunte su sentieri di montagna che venivano visti da diverse persone, in particolar modo bambini, ma non mi interessa ora addentrarmi nel campo del paranormale. E c'era un caso molto particolare che non siamo mai riusciti a spiegare fino in fondo, che riguardava la scomparsa letteralmente di individui che si presume fossero alieni, attraverso sicuramente un portale, perché letteralmente svanivano in un determinato luogo, in una strada, proprio puff, spariti. E al di là della strada c'era un dirupo di credo 30 o 40 metri,
e ovviamente non c'era assolutamente nulla. Quindi queste figure che erano vestite sempre alla stessa maniera, che ricordavano gli astronauti delle missioni Shuttle, per intenderci, con queste tute spaziali di colore arancione intenso, che sembravano un po' come dei meccanici per la tipologia di vestito, e senza casco né niente, apparentemente umani, che andavano in direzione di questo dirupo e letteralmente svanivano nel nulla. E lì c'erano delle anomalie elettromagnetiche riscontrate con apparati tecnologici, quindi con misuratori e quant'altro. C'erano anche residui di radiazioni con dei picchi dopo determinati eventi, e una delle caratteristiche del posto era proprio la comparsa di sfere luminose o di plasmoidi. Io faccio un po' questa distinzione perché in realtà quando si parla di plasmoidi si parla più di diciamo una massa apparentemente energetica. Quando si parla di sfere di luce invece si parla di un oggetto molto luminoso, ma in genere di colore bianco e molto più piccolo. In questo caso si trattava di sfere luminose, quindi di queste sfere bianche che apparivano in quantità, ma che erano talmente luminose che venivano avvistate a distanza di anche 8-10 km in linea dai punti alti, praticamente dalle montagne. Questo è stato uno dei casi più interessanti, poi ci sono stati anche altri risvolti con fotografie, eccetera, ma anche con meno risposte che io ho investigato. Quindi comprendo bene che quella è una zona abbastanza particolare. Sì, sì. Sicuramente, Dini, scusami. No, confermo, sì, sì, in effetti. Allora, sicuramente c'è stato qualcosa che ti ha portato a pensare di intraprendere ehm, Divulgazione. no, no, oltre alla divulgazione, in questo caso specifico, alla pubblicazione di questo fumetto. Cos'è che ti ha fatto fare questo salto? Perché comunque già occuparsi di fumetti oggi non è facile, e te lo dico da appassionato di fumetti che ero, e diciamo in qualche modo lo sono ancora, ma di fumetti diciamo storici, di carattere storico, su un'argomentazione che è abbastanza di ghetto, tra virgolette. Sì. Ehm, Se devo essere sincera, ed è l'unica via che ho per comunicare generalmente, mi è arrivata una direttiva dai Fratelli Cosmici durante un avvistamento di una sfera di luce o plasmoide, non so, che ho avvistato subito dopo aver incontrato Gaspare e Mirella. E, le dinamiche con queste sfere sono molto particolari, negli anni sono diventate sempre più concrete, assurde, tanto che a volte quando ci riuniamo con i gruppi facciamo il cosiddetto skywatching, ovvero la pratica di meditare, che è un po' in linea con come si chiama, il dottor Il Green, dottor Green. che ha fatto proprio adesso non mi viene il nome, c'è 5, esatto, è in linea, anche se non lo sapevo, più o meno abbiamo fatto le stesse cose io e altre persone parallelamente, che poi ci siamo unite. E addirittura siamo arrivati a dare un orario preciso, un punto magari sotto una stella, sotto una costellazione. Non c'è neanche una volta che loro non si siano manifestati, e poi fanno questi bagliori che noi chiamiamo i saluti. Durante uno di questi bagliori, tra l'altro questi bagliori, Gabriele, ci tengo a dire che sono incredibilmente compenetranti, perché ho notato nel tempo anche un miglioramento da parte del mio fisico, della mia struttura biofisica, ma soprattutto anche mentale. E ce l'ho avuto in quel periodo lì che vivevo a Varese, ho avuto questo tipo di interazione con queste luci che mi hanno proprio fatto fare dei balzi incredibili, anche guarigioni, eccetera.
E quindi niente, durante uno di questi saluti o bagliori ho avuto dentro di me, nella mia testa la voce, devi fare un fumetto, devi fare un fumetto, sul caso amicizia. E allora ho contattato questo mio amico, che si chiama Paolo Copi, che è uno dei fumettisti più bravi che io conosca, legato alla realtà extraterrestre. Lui ricorda addirittura delle sue vite passate su Alcione, e abbiamo deciso così di creare Alcion Light Publishing, che va comunque, la nostra idea è di continuare sia dal punto di vista di casi ufologici, soprattutto anche nella denuncia di alcune, come dire, di alcune dinamiche che riguardano l'elite e quindi la società, sulle ingiustizie, quindi continuare a fare etica e a divulgare i valori universali in questo senso. Allora, il fumetto del caso amicizia tra uomini ed extraterrestri che vi faccio vedere qui, di cui poi naturalmente vi metterò il link in bio al termine della live appena Alessia me lo passa, perché oggi non ho avuto neanche il tempo di respirare. E mentre vi dico che giustamente che non ho avuto il tempo di respirare, che succede? Che se ne va la voce. E a proposito, ne parlavamo Io prima. approfitto per dirti un grazie gigantesco per tutto il lavoro che fai, per tutto quello che fai con questi video giornalmente, con le tue live, e lo faccio a nome di tutti coloro i quali ci stanno ascoltando, e veramente grazie. Grazie a te. Allora, io lo faccio, per me è una forma di missione, non è soltanto una passione. Questo l'ho sempre detto e non l'ho mai nascosto. E ovviamente è una cosa che costa sicuramente tanto in termini di tempo e di fatica, di sacrifici, eccetera. Però lo faccio comunque con amore. Cerco di farlo al meglio, ovviamente non sempre ci riesco perché non sono perfetto, però mi impegno affinché le cose arrivino a più persone possibili, e questo purtroppo devo dire che è sempre più difficile, perché viviamo in un mondo di, come si può dire, di apparenze, dove quello che conta è quello che piace, e quello che piace deve essere tutta una facciata, tutta una finzione, non si sta più troppo dappresso alle cose fatte bene, alle cose fatte per gli altri, eccetera. C'è molto egocentrismo, molto egoismo e via discorrendo. Però non voglio ora parlare di me, grazie comunque del complimento e del sostegno, perché per me è importante. Allora, dicevo, a proposito del fumetto, ci puoi dire qualche cosa di più sul contenuto, ovvero Sì. sulla storia e anche sul fumettista? Se non ho capito male, tu ti sei occupata dei dialoghi. Allora, è stato un fumetto strano, perché in genere io, sì, sono una graphic designer, sono un'illustratrice, ma non sono una fumettista. Di conseguenza, ho scoperto questo mondo per puro caso, e posso assicurarvi, anche a detta del fumettista Paolo, che è un fumetto veramente strano e fuori dal normale. Perché? Perché nel momento in cui mi è arrivata questa direttiva e ho iniziato, io sono la sceneggiatrice e chiaramente ho scritto anche i testi. Avevamo poco tempo, perché il fumetto è in un certo senso un tributo a Gaspare De Lama e a Mirella Prem, che ho incontrato nell'ottobre del 2022, ed è stato meraviglioso. Apro parentesi, è stato una cosa incredibile, soprattutto loro sono delle persone umilissime, piene di saggezza, e vedere e toccare con mano delle prove, delle fotografie storiche è stato impagabile. Dunque, tornando al fumetto, avevamo poco tempo perché Gaspare De Lama aveva già 101 anni, quindi ragazzi, e nonostante ciò aveva l'energia forse
più della mia, incredibilmente, veramente incredibile. Quindi c'era fretta, quindi io non potevo scrivere tutta la sceneggiatura, e anche perché parliamo di un caso ufologico molto particolarmente, come dire, c'è tanto materiale, quindi non avevo neanche il tempo fisico di informarmi. Sì, avevo diversi libri, tra cui Contattismi di massa, ma è un malloppone, cioè stare lì. Quindi come è accaduto? È accaduto proprio tramite l'interazione con loro, cioè con i fratelli. Io iniziavo a scrivere, avevo delle intuizioni, quando non ero sicura andavo fuori dal mio giardino, avevamo un modo di comunicare, tipo un bagliore significa sì, due bagliori significa no. E quindi così piano piano siamo riusciti a mettere giù questa sceneggiatura, che però è nata piano piano, a seconda delle intuizioni che avevo, di quello che mi arrivava e del loro consenso. Quindi interazione con segnali dal cielo, sceneggiatura assurda, una ricerca vintage spazio-temporale che ha fatto il fumettista Paolo, non indifferente. Infatti se chiunque avrà l'opportunità di sfogliare il fumetto si renderà conto della ricerca temporale dei vestiti, dei costumi di quell'epoca, di tutta la parte culturale di quell'epoca, e soprattutto la missione, ovvero il fumetto contiene dei messaggi spirituali che sono stati proprio tradotti da quello che è stato detto dagli extraterrestri a loro, quindi non è romanzato, ma è proprio fedele a quello che è stato detto. Il caso Amicizia, in breve, è un caso ufologico importante, accaduto, cioè, per tutti coloro i quali si occupano di ufologia, è accaduto in Italia, e diciamo una storia che avvenne in un particolare periodo che va dagli inizi degli anni 50 fino agli inizi degli anni 70, quindi dal 56 al 78. Un anno in cui in Italia ci fu una massiccia dose di avvistamenti UFO e soprattutto anche di fenomeni sinora inspiegabili nel mare Adriatico, di cui abbiamo anche testimonianze giornalistiche e articoli di giornale. Quel mare che pare avesse una base gigantesca nel mare Adriatico che si estendeva fino al centro Italia. Non erro, la zona, diciamo, principale di ingresso era proprio vicino Pescara o Esatto, sì, Pescara. sì, sì. Parliamo quindi E, dell'Abruzzo. sì, sì, sì. E questa base era allestita da un gruppo di razze extraterrestri che erano particolarmente benevole nei nostri confronti, in lotta con altre con intenti non proprio positivi. I contatti durarono tra questi extraterrestri e un gruppo di esseri umani che avevano tra l'altro diverse, come dire, diverse lauree, non erano degli scappati di casa, erano persone comunque di un certo livello anche sociale. Durarono 22 anni e niente, dopodiché il caso fu, diciamo, non è emerso fino a 40 anni dopo, quindi praticamente non so, quando è comparso il libro, quando è uscito il libro Contattismi di massa, adesso non mi ricordo l'anno, comunque tramite questo libro poi è venuto fuori, e piano piano anche un po' di testimoni, tra cui Gaspare De Lama. Diciamo che nella storia del caso Amicizia ci sono diverse sfaccettature che andrebbero viste, secondo me, singolarmente e non solo in toto, perché devo dire che se visto in toto, spesso molte cose del caso Amicizia sembrano veramente romanzate, sono poco credibili, eccetera. Quindi io tendo a distinguere sempre quelle che sono le testimonianze dei contattisti Sì. da quella di Gaspare De Lama, che è tutt'altra cosa,
e diciamo la coerenza temporale con gli eventi anche del flop dell'Adriatico. Flop dell'Adriatico che durò circa 2 anni, quasi 3, di cui abbiamo accennato qualcosa nelle due live fa, con il collega Massimo Angelucci, il cui padre era militare nel periodo e indagò direttamente in alcuni eventi. E poi c'è da distinguere le prove fotografiche che purtroppo sono sempre risultate dei falsi conclamati con dei metodi tra l'altro utilizzati e ben conosciuti per ingrandire le immagini, e invece tutti i racconti e le testimonianze che sono tutt'altra cosa, soprattutto nel caso di Gaspare De Lama, che è sempre stato naturalmente persona onesta non solo nella vita ma anche intellettualmente, e grazie a lui, se non erro, che comunque la storia alla fine è emersa, diciamo, nel mondo ufologico, attirando tra le altre cose anche dei personaggi del mondo ufologico che poi magari ci hanno marciato anche sopra, che si sono presi dei meriti che in realtà non avevano, che hanno cercato di scrivere libri, eccetera, per guadagnarci loro e via discorrendo. E questo purtroppo devo dire che non è una cosa solo naturalmente del mondo dell'ufologia, ma è una cosa purtroppo della natura umana. C'è tanta gente che tende a sfruttare le cose per prendersi meriti che non ha, per guadagnare soldi che non merita, eccetera. Quindi, fatta questa premessa, che ovviamente è un pensiero personale, io quindi escludendo le prove fotografiche, che per me quello è una cosa proprio conclamata, diciamo che tendo a credere a tutto quello che fu verificato da Gaspare De Lama, che non ho avuto il piacere di conoscere, quindi da questo punto di vista ti invidio anche che hai avuto la possibilità di incontrarli. Tu pensi che di quello di cui lui venne a conoscenza, ovviamente ti sto chiedendo un'opinione, perché non credo che tu, oddio, potresti anche aver saputo qualcosa, magari direttamente da uno di loro, però nell'eventualità non hai, diciamo, una conoscenza diretta, ti sei fatta un'idea, cioè se hanno detto tutto quello che c'era da dire sul caso di contattismo, oppure c'è una parte di questo caso che non è mai stata esposta a livello letterario, a livello di divulgazione e via discorrendo. Beh, sicuramente tante cose di dinamiche che hanno a che fare con loro non sono state dette al pubblico, ma questo è normale perché comunque un caso così complesso e che dura così tanti anni è chiaro che avrà dei lati di ombra che non per forza sono negativi, ma che chiaramente non sono stati svelati. E quindi sì, alcune cose non sono state dette. Tu sai, al di là ora della versione ufficiale, ti sei fatto un'idea su quelle che sono le motivazioni per cui questo episodio di contatto si sarebbe a un certo punto chiuso, per dare spazio a distanza di anni a un secondo, tra virgolette, probabile, possibile episodio di contatto? Ci sono diverse visioni, da quello che ho potuto capire, constatare, secondo me non c'è una verità assoluta e né posso essere io portavoce di un'unica verità, ma quando chiaramente le dinamiche umane di convivenza in un gruppo, può essere nel caso amicizia, qualsiasi esso sia, diventano particolarmente difficili,
è chiaro che questo porta distanza. È anche vero che però ci sono delle influenze non umane che, se avessero voluto, magari avrebbero comunque in un certo senso operato per far mantenere quella famosa Oredda nel gruppo. E quindi, come magari è stato detto anche a Gaspare, loro alla fine avevano già finito la missione che avevano in quel periodo, che poteva essere relativa a contrastare un nucleare piuttosto che questo non lo so. Dall'altra parte pare che ci sia stata comunque un'influenza non indifferente dei cosiddetti CTR, e quindi secondo me la verità va ricercata globalmente in tante piccole considerazioni e tante piccole realtà. Ti sei fatta un'idea o comunque magari sei a conoscenza per aver discusso appunto con alcune delle persone che si sono occupate del caso, con alcuni, non so se hai conosciuto anche qualcuno dei testimoni originali. No. Ok. E secondo te perché queste, io in linea generale le chiamo comunque entità, queste entità extraterrestri utilizzavano degli strumenti terrestri per comunicare con i terrestri, cioè portando i terrestri a acquistare quelli che erano i più avanzati strumenti di, tra virgolette, registrazione, comunicazione, eccetera, dell'epoca per poter comunicare con loro, come radio, registratori e apparati di vario tipo. Gabriele, quello che io so è che non tutti avevano cioè io so che Gaspare ha dovuto acquistare una radio perché era non molto proiettato nella comunicazione telepatica, cioè lui non riusciva ad essere telepatico e quindi lui aveva bisogno di una radio per poter comunicare. Quindi era una limitazione fisica proprio delle persone. Sì, non di tutte. Bruno era telepatico, altri erano telepatici, addirittura alcuni di loro, alcuni esseri umani vivevano proprio nelle basi e hanno capito, cioè sono stati istruiti sul funzionamento degli UFO, cioè degli dischi volanti, e anche di questo linguaggio che è un linguaggio di ideogrammi, no? E quindi avevano capito tante cose, cioè erano stati proprio, come dire, non mi viene il termine. Vabbè, e non ti preoccupare. Secondo te perché Gaspare De Lama... Istruiti. Ah, ok. Secondo te perché Gaspare De Lama e sua moglie, che alla fine erano forse tra i membri più attivi di quest'opera di contatto, però non sono mai entrati direttamente in contatto? Ma in realtà sono entrati in contatto, da quello che so, cioè ci sono stati tanti avvistamenti collettivi vicino allo stadio San Siro, di una nave gigantesca. C'è stato comunque l'interazione di Gaspare che andava a fare come dire, gli davano questa mansione di andare in alcuni luoghi, tipo su una collina, che veniva chiamata dai fratelli collina Stegosauro perché aveva questi pini che sembravano un dinosauro, e lui andava lì per dare l'Uredda e aveva delle comunicazioni con loro, dove questo c'è anche nel fumetto, Gaspare l'ha spiegato a lungo. Poi dal punto di vista, noi potremmo chiederci come mai loro avevano bisogno del nostro amore incondizionato, ovvero l'Uredda. Secondo me lì c'è di mezzo il libero arbitrio, perché loro non possono operare senza il consenso e quindi l'energia di alcuni esseri umani. Allora, questa questione del libero arbitrio per me è fondamentale, non tanto per il caso amicizia in sé, ma in generale,
ed è una cosa che mi viene costantemente contestata quando lo cito. Io ovviamente non lo chiamo propriamente libero arbitrio, lo chiamo a seconda della situazione in diversi modi. Per esempio, spesso citando la prima direttiva di Star Trek di non intervento, per esempio, ma per una questione non solo, diciamo, atta ad evitare un'influenza delle altre civiltà, ma è una questione logica, razionale, di contatto, anche nel caso in cui tu una razza la devi studiare, la devi controllare, insomma, tutto quella che è la tua operazione, che sia di carattere scientifico, spionistico, di aiuto, qualunque, nel momento stesso in cui tu vai a eh, interagire direttamente a farti vedere, tu stai creando il presupposto per modificare l'ambiente, la storia, la conoscenza, eccetera. Esattamente come non deve essere fatto dalla prima direttiva di Star Trek. E ha a che fare direttamente con il libero arbitrio, perché nel momento in cui una razza extraterrestre, un'altra civiltà di qualunque tipo essa sia, così come avveniva anche tra culture diverse, etnie diverse umane, alla fine l'influenza porta a cambiamento. Il cambiamento può portare sì anche ad una buona evoluzione, ma può portare ad una cattiva evoluzione, può portare a catastrofi, può portare addirittura all'estinzione di una specie. Perché una specie, per evolversi in una determinata direzione, deve avere non solo la conoscenza per poterlo fare, ma deve avere la propria impostazione di coscienza e mentale che permettano di fare un'evoluzione sana e intelligente e di utilizzare nel migliore modo possibile gli strumenti che nelle mani sbagliate, con l'utilizzo sbagliato, possono essere catastrofici, distruttivi, eccetera, eccetera. Guarda Gabriele, questa tematica viene descritta anche nel fumetto e questo significa che è stata detta proprio dagli amici. Loro rappresentano l'equilibrio di una civiltà con un simbolo, una specie di T, dove da una parte c'è l'incremento tecnologico e dall'altra la spiritualità. Loro dicono se la barra pende troppo verso la spiritualità, subentra il fanatismo, quindi noi potremmo anche considerarli delle deità, e a causa del fanatismo religioso ci sono quelle guerre, lo vediamo, no, su questo pianeta. Invece dall'altra parte l'incremento tecnologico senza etica porta poi all'autodistruzione comunque, quindi ci deve essere, e questo viene spiegato molto bene, un equilibrio tra scienza e tecnologia e spiritualità. Infatti la T quando me l'hai descritta, diciamo, hai cominciato a spiegare, mi ha ricordato proprio la bilancia. Quindi Esatto, è come la bilancia, esatto. in pratica l'evoluzione deve essere sia dal punto di vista materialistico che spirituale. Io dico materialistico perché non è naturalmente solo tecnologia, e Certo, comunque certo. la tecnologia può avere molte sfaccettature, come per esempio la magia. La magia è sostanzialmente l'uso di tecnologia talmente all'avanguardia di cui noi non vediamo il trucco, tra virgolette, vediamo solo l'esito, il risultato finale, e ci sembra qualcosa di talmente straordinaria che non è concepibile dall'ordinario. Quindi la definiamo magia in quanto è qualcosa che appare per esempio dal nulla, qualcosa che è alimentato da niente, e via discorrendo. C'è un aspetto del caso amicizia che secondo me è, diciamo, quello poi alla fine più alla portata di tutti, che è quello ufologico, con appunto questi avvistamenti che si vedono anche nel fumetto,
di dischi, quindi parliamo comunque di oggetti discoidali. Se non ricordo male, però non vorrei dire una stupidaggine, c'è anche un avvistamento forse di un triangolo. Parli del fumetto? Nel fumetto. Diciamo che abbiamo rappresentato i CTR con delle navi più squadrate, triangolari, per differenziare. Ok, quindi questa è una, come si dice, non mi viene la parola. Sì, ho capito. Sì, Vabbè, una licenza, non mi viene come. esatto. Artistica, ok. Una licenza artistica, sì, sì. Ok, no, te lo chiedo perché in genere nel mondo ufologico che cerca di associare gli elementi fisici più riscontrabili attraverso i video, attraverso le foto, anche alle razze extraterrestri. E il triangolo nero, per antonomasia, da cui sarebbe stato retroingegnerizzato tra i tanti il TR3B, perché anche qui poi ci sarebbe da aprire una discussione per chi non ha chiaro questa cosa. Vi invito a vedere la live che abbiamo fatto con Massimo Cirami sull'area 51, dove parliamo del TR3B, del TR3A, del TR3E e del Talon e di altri prototipi militari retroingegnerizzati di forma triangolare. Dicevo, è associato ai grigi alti e ai rettiliani, che non hanno nulla di, tra virgolette, sempre positivo. E infatti Specifico, positivo e non buono. Perché per questo sono abbiamo deciso di rappresentare i CTR con questa tipologia di navi. Ok, allora, se puoi e se ti va, dici qualcosa di più sulle razze che rientravano nel contesto proprio del caso amicizia. Allora, c'erano sicuramente prevalentemente umanoidi, ovvero delle razze simili a noi, che differenziavano di altezza, quindi quelli molto alti, alcuni molto bassi, o altri con delle pelli di colore diverso, quindi c'erano alcuni che avevano la pelle blu. Questo è quello che è emerso da quello che poi io so, magari ce ne sono anche altre, anche perché pare che siano comunque, essendo benevole, siano comunque, penso facciano parte della Federazione Galattica, e la Federazione Galattica ha tantissime razze, anche un po' diverse, tra cui felinoidi, arturiani, eccetera, però Nella diciamo letteratura legata al caso amicizia c'è comunque qualcuno che in qualche modo è in contrapposizione con questi che sono qui pacifici, eccetera. Perché io adesso non ricordo bene, sono sincero, questo aspetto, però se non ricordo male erano forse in conflitto con qualcuno. erano in conflitto con un'altra razza che era una specie di tipo androidi, è come se avessero fatto transumanesimo pesante, cioè loro erano più macchine che animo, no? Quindi venivano chiamati CTR perché era un acronimo dei contrari. Un po' appunto prendendo esempio e spunto dalla questione della bilancia, come se fosse una razza che in questo caso si era sviluppata senza quell'equilibrio necessario che li ha portati con l'ago della bilancia che pendeva in direzione quindi del materialismo, ad abbandonare sostanzialmente la Quasi, spiritualità. quasi, permettimi di dire, una finestra nel futuro se non facciamo qualcosa per cambiare noi esseri umani. Sì, ci stavo in effetti pensando, soprattutto quando è citato il transumanesimo, perché Non volevo assolutamente ridere, ma è giusto perché è veramente tragicomico, perché noi stiamo andando verso comunque il transumanesimo, e se non continuiamo ad avere viva la nostra
nostro spirito, la nostra connessione con la natura, con ciò che siamo realmente, il rischio è proprio quello di diventare proprio degli androidi, cioè non è poi così tanto, non è un volo pindarico il mio, cioè se ci guardiamo intorno il rischio c'è, è anche molto alto. Allora, Alessia, quando tu hai deciso di intraprendere la stampa di questo fumetto, diciamo che lo hai fatto anche spinta da diverse persone che in qualche modo avevano forse preso, ovviamente non faccio nomi e non ti invito a fare nomi, avevano forse preso anche qualche impegno, eccetera, ma che all'atto pratico poi non sono stati presenti quando si è trattato ovviamente il momento di andare a vendere, di fatto, a pubblicizzare questo fumetto. E quindi io ora faccio un appello, un invito a tutti coloro che sono in ascolto e che naturalmente seguono il canale, vedranno questo video, di acquistare il fumetto di Alessia e aiutiamo Alessia quindi anche a vedere, diciamo, oltre la questione della divulgazione, perché in effetti ha avuto grandi spese e ha fatto un ottimo lavoro, quindi aiutiamo Alessia comprando il suo fumetto e magari a pubblicizzarlo anche negli ambienti, nei social, magari gli mandiamo anche qualche fotografia con il fumetto, così che la possa utilizzare anche per pubblicizzare la cosa, ovviamente, eccetera, eccetera. Io ve lo mostro di nuovo e vi ricordo che poi vi metterò il link per poter fare l'acquisto. Alessia sta portando avanti nel frattempo altri lavori fumettistici, ufologici. Ne ha pubblicato un altro che prossimamente poi vedremo anche qui sul canale e racconteremo insieme ad Alessia anche quella storia che è un famosissimo caso di abduction che poi in tempi più moderni avvicinano di più, che Sì, riguarda appunto, è un po' sfuma perché c'è l'effetto green screen sfumato attivo. Travis Walton, sì. E ora ti lascio un attimo la parola così ne parli un momento e parleremo quindi anche di quel caso che è famoso e che naturalmente in epoca più recente ha anche un po' cambiato, diciamo, alcuni dei suoi connotati storici che hanno un po' cambiato alcune parti della storia rispetto a quella originale. Dici un attimino qualcosa di quest'altro fumetto, tanto poi ne parleremo più approfonditamente in un'altra live. Sì, allora abbiamo deciso di fare questo fumetto perché il caso di Travis Walton è uno dei casi di abduction più famosi al mondo, soltanto che Hollywood ha deciso fece un film ispiratosi al libro che Travis Walton scrisse, Bagliori del buio. Soltanto che, come Hollywood fa sempre, hanno descritto gli extraterrestri come dei carnefici, cioè la storia è stata cambiata in maniera molto cruenta, quasi a livelli di Alien, no? Quando in realtà la vera storia è che lui è stato, diciamo, rapito, tra virgolette, ma perché si era troppo avvicinato al disco volante, il quale, emettendo delle frequenze, delle radiazioni forti, lui aveva bisogno di essere guarito, quindi è stato preso non per quello che abbiamo visto nel film, ma per essere poi curato. E quindi abbiamo deciso di fare questo piccolissimo fumetto di soli 30 pagine che è già disponibile tra l'altro su Amazon a un prezzo veramente bassissimo. Allora, Alessia, comincio con le domande del pubblico. Questa è una domanda di Cheyenne. Sapete se la base c'è ancora? Cosa diceva Gaspare negli ultimi giorni in proposito?
Allora, pare che la base sia stata distrutta, questo è quello che dicono, ma tu hai menzionato prima, Gabriele, gruppo caso amicizia 2.0, se non mi sbaglio. Allora, negli ultimi tempi c'è stata questa connessione con un amico, un ragazzo che si chiama Federico Scurto, che praticamente per una serie di sincronicità che non sto qui adesso a dire, pare che abbia incontrato gli stessi del caso amicizia, ovvero gli extraterrestri, e che ci sia ad oggi una base che parte da Torino e va fino in Svizzera, dove sono tra l'altro io adesso. Quindi pare che loro abbiano un'altra base sotto al Musinè, al Monte Musinè, che tra l'altro è uno dei luoghi più conosciuti di avvistamenti UFO nel torinese. Allora, il Musinè sì, viene citato anche per i fenomeni UFO, anche per fenomeni paranormali, però principalmente è conosciuto per i portali. E non è una montagna positiva, ma è una montagna negativa, cioè è considerata proprio un centro nevralgico di male. Tant'è vero che è in contrapposizione al monte della Sacra di San Michele, che è invece quella positiva. Diciamo che si trova vicino Torino, in realtà in Val di Susa, e sono i due promontori che si ergono, uno all'inizio praticamente della Val di Susa e uno poco dopo l'inizio, e la Val di Susa si estende per almeno 20, forse 30 chilometri, quindi diciamo che è un luogo abbastanza ricco di eventi straordinari, chiamiamoli così, tra cui anche avvistamenti ufologici, ma ci sono anche tantissime storie e tantissimi luoghi particolari legati anche magari a storie di angeli, di demoni, eccetera, che poi ovviamente potrebbero essere una traslitterazione, no, che oggi chiamiamo alieni, all'epoca li chiamavano angeli e demoni. Non sapevo che questa, vabbè, lì si parla di base, però non sapevo che comunque fosse interessata tutta la zona fino alla Svizzera, perché è una zona molto, molto, molto vasta, perché Sì, cioè, ci sono in mezzo almeno altre due province praticamente del esatto. Piemonte prima di arrivare in Svizzera. Quindi anche la Lombardia, questo è quello che mi è stato riferito, pare che sia ancora più grande di quella dell'Adriatico. Beh, guarda, a Lombardia c'è tutta la zona Valmalenco, Valcamonica, Valtellina Anche. e l'altra valle che entra proprio in Svizzera, non mi ricordo come si chiama, che tra l'altro è una vallata off limits, cioè non si può entrare, giusto per la cronaca, io purtroppo non mi ricordo mai il nome, si può accedere comunque dalla Valcamonica ed è territorio zona militare, cioè non si può accedere neanche a piedi, è proprio una vallata dove ti fermano subito, arrivano i militari con i fuoristrada e ti bloccano. L'area Non 51 della Svizzera. Sì, che però è metà sulla Svizzera e metà sull'Italia, cioè è un luogo, diciamo, abbastanza particolare. Allora, domanda di Lando. Perché gli extraterrestri del caso Amicizia chiedevano Bario? Ah, non so rispondere. Io risponderò soltanto a quelle che chiaramente... Allora, io credo che questa domanda dovrebbe essere rivolta direttamente ad un cioè, extraterrestre, perché solo loro possono sapere per quale motivo gli serve un determinato minerale. Però era giusto fartela comunque perché riguarda il caso. certo, certo. Allora, Laura Fanni dice: ha il tuo fumetto e ha letto il libro di Stefano Breccia. Cosa ne pensi dei lati più strani e quasi oscuri di questa storia, tipo i morti che ci sono stati nella battaglia finale? Un matrim.
Ci sono altri Aspetta, uno continua. Un matrimonio tra umana e alieno e il peso economico e difficoltà per Samma Ciccia. È una domanda divisa in 3 parti, in pratica. Ok. Allora, posso rispondere soltanto alla prima, che come ho detto prima, e poi vabbè, non mi ripeterò, rispondo chiaramente solo se so e in Certo. correttezza. Sì, se ti riferisci ai due fratelli pescatori che sono morti nell'Adriatico quando ci sono state nel 78 queste colluttazioni, ne sono al corrente. Cosa ne penso? Che poverini, chissà cosa hanno vissuto, perché pare che ci siano stati proprio cioè delle colonne di acqua, insomma non deve essere stata una cosa carina, ecco. E gli altri due non ne sono a conoscenza, del matrimonio e questioni personali relative ai lati caratteriali, non so proprio rispondere, mi dispiace. Allora, Domenico ti chiede, visto che hai incontrato Gaspare De Lama, qual è il ricordo che serbi di lui e la veridicità degli avvenimenti da lui vissuti nel caso Amicizia? Ma di lui ricordo questa, come si dice, satira, era sempre sorridente, aveva sempre la barzelletta pronta e allo stesso tempo aveva una saggezza incredibile. Tutto quello che mi ha raccontato è stato comunque è stato raccontato in maniera molto dettagliata ed esaustiva, e non penso che lui abbia mai avuto interesse nel creare storie fantasiose, ma assolutamente credo in tutto quello che lui mi ha raccontato, quello che lui ha raccontato poi nelle decine di interviste che potete anche trovare su YouTube. Quindi Allora, Bruno ti chiede quali prove concrete esistono a supporto del caso e secondo te perché non è ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica? Prima Gabriele hai affermato che molte fotografie sono dei falsi. Io a casa di Gaspare e Mirella ho trovato tante foto con i rullini, con le bombine, con le cose, con il rullino, no? E ho visto che fossero vere. Poi c'è appunto anche la storia del 78, un anno in cui l'Italia fu, cioè andate a vedere, potete vedere anche gli articoli di giornale. Addirittura io vorrei mostrarvi un libro che purtroppo è introvabile, Rapporto Perego sull'aviazione di altri pianeti. Il console Perego come dire, si era insomma interessato moltissimo a questa realtà ed era anche in contatto con Gaspare De Lama. E quindi, vabbè, in questo libro ci sono tantissime prove incredibili. Tornando al caso Amicizia, c'è anche un filmato di come si chiama, Bruno Ghibaudi, che era un giornalista che filmava queste navi e le divulgava poi ai TG, dicendo che era, diciamo, un caso, ma in realtà il caso non esiste, soltanto il caso Amicizia esiste. Ti davano un appuntamento, quindi Allora, io le foto di Gaspare De Lama non conosco, non le ho mai viste. Io faccio riferimento alle foto, adesso non mi ricordo chi le fece, dei testimoni del presunto extraterrestre, che in realtà era un ragazzo in carne ed ossa che esiste realmente, e che furono fatte con una tecnica, diciamo, di scatto che amplia la dimensione degli oggetti in prospettiva e quindi fa sembrare una persona di 1,80 m a 2,5 m, per dire. capisco adesso, ti riferisci, Gabriele, capisco. No, io le foto che ho visto erano dei dischi con molto bassi anche, che avevano anche la parte superiore
era fatta di un qualcosa che si muoveva, e lui mi spiegava che erano dei ricognitori che captavano le notizie degli umani, e che non erano predisposti per viaggiare nell'iperspazio, ma venivano utilizzati qui per fare distanze veramente brevi. E quindi vederle dal vivo vi assicuro che è stato qualcosa di incredibile. Poi la Ecco, significa, tornando alla domanda di prima, non ammetterà mai, perché questo significa comunque togliere tutta la teoria darwiniana, togliere tutte le religioni, accettare che non siamo gli unici, e accettare anche le tipologie di energia e modalità di vita differenti da quello che il consumismo e loro vogliono. Quindi non succederà mai questo, almeno non. allora, io volevo far anche sorridere su una cosa, visto che hai citato la teoria darwiniana, che è tanto accreditata nel mondo scientifico. Vorrei ricordare a tutti coloro che si accaniscono nel sostenere questa teoria, che l'uomo discende dalla scimmia, che in realtà nei diari di Darwin, quindi sugli scritti di Darwin, non è scritto da nessuna parte che per lui questa era una teoria accreditata. Al contrario, gli scritti di Darwin dimostrano che il primo a non credere in questa teoria era proprio Darwin, e che fu costretto a farla diventare quello che è diventata dalla Camera dei Lord e dalla comunità scientifica legata alla Camera dei Lord britannici, in qualità di qualcosa che andava a sradicare ogni interferenza nell'evoluzione umana da parte di concetti che dovevano essere tenuti segreti. Quindi la teoria di Darwin, oltre a non essere creduta neanche dal Darwin stesso, ha uno scopo preciso, che è quello di lasciare che i fori nell'evoluzione umana tra un periodo e un altro, dove non ci sono prove e ci sono dei salti evoluzionistici, rimangano non spiegati, quando invece altre cose come la teoria degli antichi astronauti, eccetera, riescono a colmare questi buchi. E poi hai detto un'altra cosa invece che voglio un attimo approfondire con te, che per me è molto interessante, perché una delle c'entra, diciamo, con una delle domande più frequenti nelle questioni ufologiche. Allora, tu hai raccontato che nel caso di amicizia c'erano degli apparecchi che non erano fatti per il viaggio spaziale, per il viaggio interstellare o quel che sia, e erano costruiti e progettati per delle missioni in atmosfera, quindi missioni precise nel nostro mondo. Questo da una parte richiama la questione che ci siano a volte magari presenti nello stesso luogo oggetti di diverso tipo, con diverse dimensioni, e che magari hanno un atteggiamento differente, e allo stesso tempo mi viene in mente anche un altro problema del mondo dell'ufologia, cioè quello che, io lo dico sempre, ma è un concetto troppo difficile da assimilare, perché siamo stati abituati ad una letteratura che ci impone esseri 1 milione, 10 milioni di anni avanti a noi, e io continuo a ripetere che non è così, che esistono vari livelli di tecnologia e di sviluppo tecnologico nelle varie razze extraterrestri, che non è per tutti uguali, che può variare da 10, 20, 100 anni fino a 1000 o 1 milione di anni, e che ogni tecnologia non necessariamente è stata sviluppata come progresso alla pari in tutti i settori, e basta vedere la storia umana, dove civiltà che avevano la ruota non conoscevano per esempio il traino del cavallo, alcuni avevano il carro ma non conoscevano la carrucola, altri avevano una matematica incredibile ma non studiavano l'astronomia, altri avevano una conoscenza astronomica da fare invidia pure agli scienziati di oggi, ma non conoscevano nemmeno la ruota. Cioè, giusto per fare capire che
la tecnologia non necessariamente ha uno sviluppo pari in tutti i settori. È un esempio chiaro, per esempio, è la nostra tecnologia aerospaziale. Io faccio sempre questo esempio. Se noi mandiamo una sonda su Venere, con la nostra tecnologia, la sonda, se arriva al suolo, dura sì e no poche ore, pochi minuti a secondo della tecnologia, perché i forti venti, gli acidi e tutto quanto nell'attraversamento dell'atmosfera fino anche alle alte temperature lo distruggono, lo disfano, eppure ha fatto un viaggio spaziale, eppure ha subito le radiazioni, ha subito il vento solare, eccetera, eccetera. A un certo punto arriva anche alla questione, per esempio, Marte. Mandiamo la stessa identica tecnologia su Marte, fa il viaggio che è molto più lungo, arriva su Marte con una previsione di durata di 40 giorni e dopo 4 anni è ancora lì che si muove contro ogni aspettativa, perché le condizioni diverse di ogni luogo rendono una tecnologia più idonea o meno idonea, e lo stesso vale per i materiali, quindi per le leghe, per la tecnologia più elementare, eccetera. Ci tenevo a ribadire ancora una volta questa cosa. C'è un'altra domanda di Laura. Allora, qual è il tuo episodio preferito di questa storia? Il suo, quello di Laura, e quello della Anguria. Che... Sì, allora mi viene in mente un episodio dove Gaspare si trova appunto su questa collina stegosauro, come dicevo prima, per dare energia, e a un certo punto c'è un'interferenza da parte dei CTR che gli fanno accendere dei fuochi intorno, e lui chiaramente si spaventa, e i fratelli gli comunicano attraverso la radio di non aver paura, perché insomma stavano provando i CTR a distruggere questa missione, no, di emanazione di Vredda. E nel frattempo Gaspare pensa dentro di sé: ma non è che mi state prendendo in giro voi, che magari siete voi che mi state mettendo alla prova? E lì si gira e gli risponde: Gasparone cambia pensieri. E questo mi fa sorridere, è uno dei momenti più simpatici, perché loro lo esortano a mantenere sempre comunque fede, ma soprattutto un pensiero positivo, no? E poi vabbè, nel modo in cui raccontava Gaspare queste storie erano fantastiche, fantastico ascoltarlo, e manca tanto, Gabriele, manca proprio tanto. E beh, è ancora fresca la cosa. Sì, sì. Allora, Alessia, io ti trattengo un altri 15 minuti per alcune domande, poi Perfetto. ti lascio andare e ci sono alcune domande a cui poi risponderò io alla fine, verso la chiusura. Allora, intanto c'è una domanda di Franco alias Lotto Totale, che è uno dei miei moderatori, oltre che un amico. Il caso di amicizia è stato strumentalizzato e portato alla ribalta da altri personaggi che hanno fatto del caso la loro bandiera. Come ti poni di fronte a questo? Forse sono gli stessi personaggi che mi avevano promesso un grande aiuto, ma purtroppo in ogni settore, nonostante chi si occupa di ufologia porta avanti anche alcuni valori universali, in realtà spesso c'è molto ego e molta autoreferenzialità. E come ci poniamo di fronte a questo? Continuando a portare avanti quei valori, però in modo concreto, ed essere grati per avere comunque delle persone come te, Gabriele, e come pochissimi altri ricercatori che fanno questo, come hai detto tu, come una missione, non come un tornaconto. Ti ringrazio. Allora, un'altra domanda di Domenico. Alessia, da quando c'è stata l'uscita del fumetto, hai vissuto strane esperienze UFO? Allora, soprattutto durante e dopo, diciamo che
Adesso fa freddissimo e quindi non sto lì a fare skywatching, però se loro vogliono farsi vedere anche nel momento in cui magari sto per tornare a casa, alzo gli occhi, c'è sempre qualche saluto. C'è una cosa che vorrei raccontare brevemente, Gabriele, se permetti, è che certo. quando praticamente dovevo finire il PDF per mandare in stampa in tipografia il fumetto, avevamo poco tempo perché Gaspare era anziano, aveva 102 anni, stava non molto bene. Io avevo la febbre e stavo malissimo. E allora mi sono affacciata nel mio giardino e ho comunicato con loro chiedendo di fare qualcosa. A un certo punto esce una sfera che mi fa un bagliore e riprendo di nuovo il controllo del respiro, mi ritorno di nuovo a respirare. Dopodiché avevo capito che ci sarebbe stato qualcos'altro, sono entrata dentro casa, ho preso il mio visore notturno, perché è così che li filmo, sono dei visori che nascono per la caccia, però io faccio la caccia agli UFO e arriva dal monte che ho di fronte a casa, che mi hanno anche detto che è un monte con un sacco di cose legate agli UFO, insomma con tanti, e manco a fare apposta di fronte a casa, si chiama Monte Generoso. Da lì esce una sfera che però era un po' più piatta, è una cosa stranissima, e che aveva da una parte una specie di parabola che sembrava una nuvola che si spostava così. Io non so capire se tu hai mai visto una cosa del genere. Fatto sta che forse nel 2001-2002 forse. Okay. E quindi c'era questa sfera discoidale con questa parabola di nuvola, sembrava così, che mi continuava a fare bagliori potentissimi, e come mi facevano questi bagliori io stavo meglio, alla fine mi hanno guarita, e mi è arrivato anche un messaggio telepatico per dire a chi avrebbe ascoltato questa storia che se noi siamo impegnati in una causa per gli altri o comunque in una cosa che fare quella missione, loro possono anche intervenire sulla nostra guarigione, chiaramente quando non c'è un karma pesante piuttosto che, però veramente quello che vorrei sempre dire e ribadire è che tutti possiamo aprirci a questo contatto, è quello che cerco di divulgare con tutte le mie forze. E fai benissimo. Allora, Laura Fanni ti chiede: cosa ne pensi di quello che dice Damiano D'Alessandro? Non intendo considerazioni sulla sua persona, ma su ciò che dice, ad esempio, che i V56 sono ancora qui sulla Terra. Beh, penso che sia plausibile, infatti mi sono arrivate voci che pare che siano ancora qui sulla Terra, quindi... Ok. Damiano ti chiede se ti risulta che il caso amicizia sia ancora attivo, quindi il primo. Il Al di primo, là del... al di là del... Beh, penso che il primo sia stato appunto chiuso nel 78, poi magari se loro sono andati via e tornati, sono rimasti qui, ne hanno fatti altri. Io so che anche Gaspare mi aveva detto che al di là del gruppo di Torino, in tutto il mondo, anche non mi ricordo se in America, non voglio dire cose non reali, però in molte parti del mondo loro avevano contatti con altri esseri umani, quindi i V56 erano in contatto con altri gruppi nel mondo. Quindi, Ok. Allora, Franco ti chiede: ti è stato rivelato chi è a capo della federazione, se vi è un responsabile? ma forse era Sigir, però non ne sono sicura se c'era della federazione, dici, non dei V56. Sì. Ok, della federazione no, non lo so. Cioè, molti dicono Astar Sheran, però io non so se ci sia effettivamente un capo. Non la vedo come una cosa di gerarchie, ma più come un'unione, e quindi c'è più meritocrazia di base, ognuno è a un livello più o meno simile di intenti, di missione di salvaguardia, di aiuto per civiltà come la nostra, che sono un po' ancora in questa fase di scelta se andare verso il transumanesimo, autodistruzione, oppure veramente un risvegliare quello che noi abbiamo di bello dentro e fuori di noi sul pianeta Terra, perché abbiamo tanto per cui essere veramente felici.
diciamo più un esercito della salvezza in versione democratica che non una monarchia Sì, autarchica militarizzata. sì, infatti. Allora, domanda per te. Ci sono, da parte di Domenico, interazioni o collegamenti tra il caso amicizia e le apparizioni a Medjugorje? In caso di risposta negativa, è un'opinione tua a riguardo? Ma che io sappia non ci sono collegamenti con Medjugorje, l'opinione a riguardo è che sicuramente se non avessi avuto io in prima persona anche esperienze di tipo che hanno a che fare con entità di figure religiose, direi assolutamente no. Ma io stessa ho avuto esperienze perché ho sempre detto sono agnostica e non atea, quindi agnosticismo significa se vedo credo, se non vedo no. Ho visto più e più volte, posso dire assolutamente che esistono queste figure, ma che non devono essere scambiate con altre entità extraterrestri. Secondo me bisogna fare una distinzione, anche se a volte da sempre in passato le abbiamo scambiate. Allora, c'ho un'ultima domanda. Ho letto che dall'autopsia dei pescatori non vi era acqua nei polmoni soffiati per farli tacere da qualcuno, soffocati per farli tacere da qualcuno. Cioè, hai Allora, un'ipotesi se sono stati uccisi in pratica? chi lo sa? Potrebbe essere. Secondo me lo sa solo l'assassino, Sì. eventuale. Sì. Visto che non hanno fatto comunque delle dichiarazioni da parte delle forze di polizia, secondo me è improbabile questa versione. Certo, il fatto che non c'era acqua nei polmoni comunque rimane chiaramente un mistero irrisolto, quindi Questo non lo eh, sapevo. magari meritevole di indagini, di investigazioni, ma non alla portata di chi si occupa di cose ufologiche piuttosto che di cose legate ai crimini efferati. Quindi una domanda, diciamo, forse che andava rivolta più ai carabinieri che a noi. Va bene, Alessia, io ti ringrazio per essere stata qui con noi, naturalmente per essere stata disponibile anche a rispondere alle domande e per il fumetto che naturalmente è interessante e che verrà gelosamente custodito in libreria. Invito nuovamente chi non ce l'ha ed è appassionato di fumetti ad acquistarlo e ricordo poi, quindi inviamelo tramite Ok, WhatsApp che lo inserisco nella bio il link d'acquisto. grazie, Ci grazie a vediamo te. alla prossima, naturalmente. Volentieri, grazie a tutti e alla prossima. Un abbraccio e buona serata, buon Ciao, proseguimento. grazie. Ciao Alessia, ciao ciao. Allora, abbiamo di fatto una marea di messaggi, vedo in chat. Non so se avete altre domande a cui posso rispondere io. Abbiamo 15-20 minuti che posso ancora dedicare alle domande. C'è una domanda di GBN che chiede sulla base di Duce se esiste veramente e se c'è qualche novità. Allora, questa è una domanda tanto interessante quanto improbabile che riceva delle risposte certe. Innanzitutto perché per quanto per noi ricercatori la base di Dulce sia una certezza quasi matematica, perché ci sono mappe, ci sono testimonianze dirette da parte degli uomini nativi della riserva dell'Arciuleta, ci sono le testimonianze degli abitanti dei paesi vicini, limitrofi, degli ricercatori ufologi, eccetera, statunitensi, delle persone che si sono recate nella zona, delle leggende che erano già precedenti alla costruzione della base, che indicavano la presenza extraterrestre in loco e via discorrendo.
Allora, quello che si può dire è che non c'è nessuna novità e mi meraviglierei del contrario, perché essendo una base mai confermata ufficialmente, legata al mondo della segretezza e piena di, potremmo dire, camere dell'orrore, di certo non è un argomento di divulgazione che un governo che tende a nascondere già cose come la retroingegneria, il recupero degli UFO e i corpi alieni ci mostrerebbe, alla stregua dell'ammissione delle mutilazioni animali e umane o altri fenomeni come la sparizione di persone, eccetera, che qualora avessero realmente implicazioni nel mondo alienologico ufologico porterebbero a diciamo a sbattere la faccia realmente in qualcosa di terrificante che scioccherebbe in pratica l'opinione pubblica a livello globale, trasportandoci di getto in un mondo dove non avremmo alcuna protezione, dove non avrebbe più senso la religione, il mondo della politica, i soldi in tasse e le tasse per le forze armate, eccetera, eccetera. Quindi immaginate il caos che accadrebbe se venissero divulgate delle informazioni certe su questa tipologia di fenomeni ed esistenza, come quella della base di Dulce e del suo contenuto. Quindi no, non esistono novità, ribadisco, mi meraviglierei del contrario, no, non si sa ufficialmente se esiste, anche se ci sono le testimonianze, ci sono i dati, ci sono i documenti che invece lo dimostrerebbero. Quindi questa per me è diciamo la situazione attuale così com'è. Allora, vi invito, se avete qualche domanda che volete fare anche sul video di oggi, a farla ora o qualcuno disse o taccia per sempre come nel... Quindi vi do qualche minuto di tempo eventualmente per formularle. Nel frattempo vorrei rispondere ad una domanda che mi è stata fatta alcune settimane fa sotto a un commento, una domanda molto critica da un utente che, anche se non partecipa molto alle live e soprattutto non partecipa direttamente nelle chat, però vede più o meno tutti i video normali in uscita del canale. La critica riguardava proprio la mia scelta di far venire Alessia a parlare del caso Amicizia e pubblicizzare il suo fumetto, in quanto nelle mie live, quando mi viene chiesto se io sono credo nel fenomeno del contattismo, eccetera, come è possibile che se io non ci credo nei contattisti, se io non reputo il caso Amicizia tra i più accreditati, abbia organizzato una live con una persona che parla del caso Amicizia. Allora, ci tengo a rispondere a questa domanda, e questo è il momento migliore per farlo, perché per me è importante che si chiarisca, anche se sono sicuro che questo problema riemergerà in altre occasioni, che fare informazione, scusate, per me è fondamentale questo concetto, non significa trattare solo gli argomenti in cui si crede, gli argomenti che interessano e portare acqua al proprio mulino, ma significa trattare qualsiasi argomento in maniera corretta, in maniera pulita e lasciare spazio di esprimersi anche alle persone che trattano argomenti che non sono di proprio interesse, argomenti che magari vanno addirittura anche contro le proprie idee, perché c'è una differenza fondamentale tra ciò che sono le proprie idee, le proprie teorie, le proprie ipotesi, i propri concetti che sono
chiari, nitidi dentro il nostro cervello da quella che è l'informazione, da quelli che sono i fatti. Sono cose diverse. Io posso conoscere un fatto, raccontarvelo per quello che è e avere un'idea totalmente contraria a quello che io sto dicendo. Non è incoerenza, è corretta informazione. Anche se io non credo in una cosa, io la dico perché quella è quella. Non è quello che io penso che sia. Quello è un mio pensiero, è una mia opinione e se è necessario io lo esprimo, lo esplico, lo comprovo, ma lo faccio o per necessità o perché mi è richiesto. Ma se faccio informazione devo fare informazione, quindi devo parlare anche di argomenti e cose in cui io non credo personalmente. Questa è una cosa a cui ci tenevo, che spero che arrivi anche a quella persona e naturalmente ad eventuali altre persone che hanno dubbi al riguardo. Domanda di Eva. Ma allora Trump farà fare o no delle ricerche dai suoi per quel che sta accadendo? Allora Eva, intanto l'inizio della tua domanda è il fulcro della risposta. Ma allora Trump farà fare o no? Allora, Trump ha uno staff. Lo staff serve a operare e come diceva l'altro giorno Massimo, ogni membro dello staff c'ha a sua volta un altro gruppo di membri dello staff. Quindi lo staff in toto è composto da centinaia di persone, ognuno dei quali ha un incarico e un ruolo, alcuni diciamo più importanti, altri meno importanti, alcuni hanno un incarico e un ruolo momentaneo, altri no, e via discorrendo. Siamo quindi davanti a qualcosa che dobbiamo comprendere e realizzare mentalmente con il fine di capire proprio quelle sfaccettature, quelle differenze a cui facevo riferimento io oggi nel video, quando parlando di Trump ho detto: signori, sono veramente poche le persone, e mi meraviglio per questo, in qualità di ricercatori e di ufologi, che capiscono realmente i sottointesi nelle affermazioni, i riferimenti precisi, i discorsi che ci stanno alle spalle, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a il contesto in cui determinate parole e determinate informazioni vengono dette o addirittura perpetuate, ripetute nel tempo, in modo chiaramente, nitidamente scandito, proprio per attirare l'attenzione delle persone più acute a mo' di, diciamo, testi, in questo caso, da decriptare sostanzialmente. Ora, Trump non può essere a conoscenza di tutto e tutto quello che viene riferito a Trump viene riferito attraverso due meccanismi distinti e separati. Uno riguarda il suo staff e uno riguarda la gerarchia e gli obblighi istituzionali tra le varie cariche di comando all'interno del governo e degli apparati statali federali americani. Allora, il primo quindi funziona in questo modo. Se io do l'incarico a Susi di andare a ricercare le informazioni sui droni del New Jersey, io sto dicendo: tu vai a verificare questa notizia, fai le tue ricerche, scopri cosa ci sta sotto e vieni a riferire a me. Io prendo quello che tu mi dirai, quindi se già alla fonte non ci sono le informazioni corrette, a lui non arrivano informazioni corrette.
Dopodiché verifico insieme allo staff che mi dice cosa posso dire nel contesto in cui lo posso dire per evitare questo problema, per evitare di incappare in questa legge, per evitare di avere questo problema, per aggirare questo sistema di obblighi, per aggirare questo memorandum che obbliga la segretezza su questa cosa, perché c'è tutto sto casino. Lui deciderà cosa dire, il contesto in cui dirlo e farlo, che è quello che è successo nella giornata di oggi. Cioè ha incaricato una terza persona di riportare le sue parole strette, concise, criptate, ribadite con accentuazione sulla parola drone, della serie: io sto rispondendo su questo, punto. Tutto il resto non c'entra niente. Io su questo ti devo rispondere, su questo ti sto rispondendo e ti sto dicendo questo, questo, questo e questo. Ci vuoi credere, non ci vuoi credere, non importa. Sappi che alla fine comunque non è nemico e non ti devi preoccupare. Questa è la sintesi di quelle affermazioni fatte da Donald Trump tramite la sua portavoce, come portavoce della Casa Bianca, al pubblico. Quindi questa è la prima questione. La seconda sono l'abbiamo già detto l'altra volta, tutti i briefing obbligatori che il Presidente degli Stati Uniti giorno per giorno fa. Alcuni durano 20 minuti, mezz'ora, un'ora, altri possono durare giorni interi. Non scherzo, giorni interi, cioè fanno la pausa pranzo e la pausa cena. E addirittura ci sono casi storici di briefing presidenziali americani durati più di un giorno. E tra questi ci sono i briefing che vengono fatti proprio con il custode, che se vi ricordate ne abbiamo parlato in 2 occasioni con Massimo. Il custode è l'unica persona della CIA e di tutto il resto degli apparati federali statunitensi che conosce tutte le informazioni del mondo degli UFO e degli alieni. È l'unico che ha la chiave d'accesso che gli consente di accedere a quelle informazioni, ed è quello che fa il briefing con i presidenti degli Stati Uniti e li informa delle cose che devono sapere, che sono limitate al livello di sicurezza, segretezza, di accesso alle informazioni del Presidente degli Stati Uniti, che non è il massimo livello, che si trova in un'area medio-alta dei livelli di segretezza. Quindi, cosa sta accadendo? Sta accadendo che c'è stato riferito quello che doveva essere riferito in questo momento, cioè di non preoccuparci, che i droni sono americani, che alcuni sono regolamentati, che alcuni sono autorizzati dalla FAA e che non sono nemici. I droni però, non si parla di UFO, non si parla di UAP, non si parla di plasmoidi. Quindi loro sanno quello che sta accadendo, ma al momento non sanno come dirlo. Questo ve lo dico io. Perché se in questo momento dovessero dire le cose come stanno, cioè l'annuncio dovrebbe essere: buongiorno signori, vi dobbiamo comunicare che i droni sono statunitensi, si tratta di droni ottenuti in 70 anni di retroingegneria fatta su oggetti volanti non identificati di origine extraterrestre e extradimensionale, precipitati, recuperati da forze speciali segrete attraverso operazioni segrete con agenti segreti di supporto che a sua volta hanno nascosto questi oggetti al pubblico per 80 anni in basi segrete di cui non vi possiamo dire nulla, dove si sviluppano progetti e programmi segreti con scienziati con livelli di autorizzazione che sono pure segreti di quanto sono alti, che nemmeno il presidente degli Stati Uniti conosce. Ma attenzione,
perché le tecnologie evolute aliene, dei corpi alieni, dei relitti alieni di cui siamo a conoscenza, ci hanno permesso di arrivare a un livello tecnologico straordinario, ma che non fa il solletico, nemmeno il solletico, agli altri oggetti volanti non identificati che in questo momento stanno mappando il territorio degli Stati Uniti, stanno mappando le forze armate americane, che viaggiano e svolazzano sopra i cieli di tutto il mondo indisturbati e che nessun'arma li può abbattere, che nessun caccia li può intercettare, che nessun'arma antidrone li può far precipitare, che persino la tecnologia avuta dalla retroingegneria non può farci nulla, però non vi preoccupate perché non sono nemici. Ma avete idea di cosa succederebbe se un presidente degli Stati Uniti dicesse una cosa del genere, cioè la verità? Pensate che ci sarebbe panico o no? Perché io dico che ci sarebbe più che panico. Ci sarebbe un crollo della società. La gente qua, giusto, sbagliato, qua non sto io a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma rendiamoci conto che le persone si comincerebbero a porre domande del tipo: ma scusatemi, ma perché io lavoro come un pazzo dalla mattina alla sera e pago metà del mio stipendio in tasse per finanziare le forze armate, le forze di polizia, le forze di spionaggio, la politica, la diplomazia, eccetera, che non mi servono assolutamente a nulla in una situazione del genere, perché l'esercito non mi può difendere, spiare gli alieni non lo puoi fare, la politica è incompetente e non sa gestire la situazione. Poi se ci vogliamo mettere pure la religione, idem, quindi si innescherebbe una catena di eventi che porterebbe al crollo della società. Quando io parlo di reset, lo dico per cognizione di causa. Queste informazioni, queste dichiarazioni che noi appassionati amanti del mondo dell'ufologia vorremmo che venissero rigettate all'improvviso e finalmente come un grande respiro di sollievo, ah cavolo, avevo ragione in tutto quello che ho detto e studiato per 70 anni, non può essere fatto però alla grande massa. E siccome noi siamo inseriti nella grande massa, dove il 95% della popolazione mondiale è scettica, ha paura, si spaventa pure dalla propria ombra e pur di negare qualsiasi cosa che è cambiamento, accetta qualsiasi cosa frustrante, che ci toglie i diritti, che ci porta a degli obblighi contro la propria persona, contro la propria salute, contro i propri diritti, eccetera, cosa accadrebbe? Accadrebbe qualcosa, devo fare una citazione che non mi piace, sono sicuro che non piacerà neanche a Bruno, accadrebbe uno degli step del Blue Beam. Esattamente quello. Cioè, saremmo davanti a l'evento in cui tutte le persone che hanno gli occhi aperti perché credono in alcune cose e non sono lì ad abbassare la testa e a credere a tutto quello che gli viene propinato dall'opinione pubblica, dal mondo della politica, eccetera, ma mettono in discussione e vedono con i propri occhi, uno stato di persecuzione e reclusione permanente con i fini di eliminare dallo status sociale tutta quella popolazione pensante e dissidente. Punto 4, se non ricordo male, del Blue Beam Project. Vogliamo che si dia un ulteriore strumento al Deep State per darci la botta finale? Io spero di no e invito a tutti quanti ad avere la pazienza affinché le cose avvengano col giusto tempo, con i giusti propositi e soprattutto con i giusti risultati. E dopo questo sermone, questa predica, io vi auguro a tutti quanti un buon proseguimento di serata e naturalmente una buona nottata
Un grazie per essere stati qui con noi, un grazie a Franco, a Bruno, a Stefano, adesso non mi ricordo se c'era pure Agata forse, e da Davide e insomma a tutti coloro che sono stati presenti a moderare e a dare un contributo al canale, alla chat e tutto quanto. Un abbraccio, buonanotte, ci vediamo con la live di domani pomeriggio all'ora del mistero. Ciao a tutti.